Ciao Fede. Ciao ragazzi. Ciao. Mi ricorda quando mi avevate chiesto della punizione di Krunic tanti anni fa, se erano meglio delle punizioni di... Caspita, non è andata bene. Quella domanda me la ricordo ancora, me la porto dentro. No, però Fede, adesso scherzi a parte, Tijani Reinders titolare in qualsiasi squadra d'Europa o quasi? Beh, in qualsiasi squadra Europa non lo so, di sicuro nel Milan sta prendendo le misure anche con un ruolo che magari inizialmente non era proprio quello per cui lui si sentiva più tagliato. Lui quando arrivò disse proprio di essere una mezzala sinistra e quello voleva fare. Adesso piano piano Pioli sta tornando al suo amato 4-2-3-1 e quindi sta facendo un po' più il mediano regista in coabitazione con Adli. Ieri Adli è stato molto impegnato, soprattutto nel primo tempo su El Shaarawy. Praticamente era una marcatura totale su El Shaarawy, quella di Adli, che gli faceva perdere magari un pochino anche di qualcosa in fase di impostazione, e lì ha superito anche Reinders. Mi è piaciuto molto Reinders ieri come ha gestito la partita anche in fase difensiva, e su questo forse è cresciuto rispetto a quando è arrivato al Milan, dove aveva messo in mostra soprattutto la propensione offensiva invece. Sì, diciamo, forse deve migliorare un po' sotto porta, perché il contributo da quel punto di vista, sì, esatto. Però obiettivamente dove lo metti a centrocampo gioca e ha un modo di giocare con la testa sempre alta, Fede. Sì, assolutamente. Lui in particolare ha una grande visione davanti, proprio perché è portato, sentendosi più mezzala, è portato, no, a avere sempre la testa alta, però alla fine in fase difensiva dà una grandissima mano, e ieri il fatto che soprattutto poi nel primo tempo, poi nel secondo sono cambiate un po' le cose, e la Roma abbia avuto pochissime occasioni, pochissimi palloni arrivati in zona Lukaku, questo la dice lunga insomma sul lavoro che tutta la squadra ha fatto in fase difensiva. Prima di lasciarti parola, sì, Leo, perché dicono che quella domanda se la ricordano anche gli avvocati di De Bruyne, sì, oltre a Federica Zille. Sì. Ma Fede, guarda, io vado un po' sempre sul centrocampo, perché io volevo sapere la tua opinione su come sta giocando il Milan, nel senso che con l'Atalanta per me il Milan è ricaduto nei suoi soliti errori, che principalmente a mio avviso vanno sulla confusione tattica che gli sta dando Stefano Pioli. Io ti chiedo, ma perché il Milan non si è messo già da inizio anno, non dico a 2, ma a 3 in modo ordinato, e c'è stata questa sperimentazione filosofica, quasi la chiamerei, che però a mio avviso ci ha fatto perdere tantissimi punti, ci ha fatto uscire dalla Coppa Italia e perdere il treno scudetto. Beh, probabilmente anche perché l'allenatore, per dare stimoli alla squadra, tende a portare delle novità. Credo sia anche un percorso di evoluzione dell'allenatore, del gruppo, perché se rimani sempre fermo a fare sempre le stesse cose, poi magari anche il gruppo ne risente. Magari era proprio una necessità di dare nuovi stimoli al gruppo, alla squadra, però con tanti nuovi acquisti forse mantenere delle certezze in cui inserire poi i nuovi acquisti sarebbe stata forse la strada più sicura, più giusta, insomma. Però insomma neanche Pioli magari aveva la ricetta dall'inizio. Poi gli infortuni secondo me sono non dico una giustificazione, però un grande punto a favore del Milan. Il Milan ha girato al girone alla fine del girone di andata con 3 punti in meno rispetto all'anno dello scudetto. Sembrano, dal punto di vista di adesso che lo stiamo vivendo, un'infinità la differenza. In realtà sono solo 3 punti in meno. Quindi il Milan, con gli infortuni, con i problemi che ha avuto, sta mantenendo un ritmo che anni fa magari ti garantiva qualcosa in più. Il problema è che là davanti stanno correndo e sembra un disastro. La Coppa Italia è la vera partita sbagliata, insieme allo 0-0 col Newcastle che ti ha fatto uscire dalla Champions. Però Fede, se è vero quello che dici, come te lo spieghi il malumore generale dell'ambiente? Ovvio, adesso abbiamo battuto la Roma, è tutto rose e fiori, però questi scricchioli nell'ambiente, infatti tant'è vero, l'altra domanda che ti volevo fare è: ci si interroga molto sul fatto quanto la squadra sia accanto a Mister Pioli. Questo ovviamente lo può sapere solo chi frequenta lo spogliatoio del Milan, però tu che comunque ieri li vedevi da vicino, gli sguardi, cioè proprio i gesti del corpo, come ti sembravano? Allora, io devo essere sincera, quando ormai sono passati probabilmente 2 o 3 mesi, in conferenza stampa Pioli si lasciò scappare una battuta che però sembrava
veramente un'indicazione, ossia che solo in caso di scudetto sarebbe stato riconfermato a giugno, ecco, credo che la squadra sia abbastanza consapevole che il mister sia probabilmente, non ho la sicurezza, ma il mio istinto mi dice che già da inizio stagione si sa che Pioli sarebbe arrivato all'ultima stagione con il Milan, e se la squadra ha la stessa percezione è normale che non ci sia più lo stesso spirito di prima, non perché abbiano scaricato Pioli, ma perché sappiano che comunque questo ciclo è arrivato a fine corsa. Se ne è già andato un obiettivo che era il passaggio del turno in Champions, la Coppa Italia è andata come è andata, e aggiungo un'altra cosa, che la Coppa Italia ha avuto, oltre ai problemi tattici di cui parlavate prima, un altro copione di primo tempo fatto bene con una certa intensità fisica, e poi nel secondo tempo la squadra crolla o ha dei blackout, come era successo a Napoli, che va all'intervallo sul 2-0 e poi combina un disastro, e quindi è una squadra che molla proprio, sembra, dal punto di vista fisico. Lì la mancanza di turnover può essere una motivazione proprio per gli infortuni, oppure una preparazione fatta male che poi può giustificare anche tutti i problemi muscolari che ha avuto il gruppo. Fatto sta che poi le responsabilità vanno spartite, e anche Pioli si prende le sue, anche se in conferenza ha detto che i dati dal punto di vista atletico dicono che la squadra sta bene e in forma. Ieri sembrava effettivamente in forma, con l'Atalanta a me non sembrava così fresca nella ripresa. No, ma infatti c'è un Milan da quel punto di vista lì molto molto altalenante. Adesso cerchiamo di capire, di dare un po' continuità, ma secondo te, Fede, il campionato è chiuso? Dai, è chiuso no, nel senso che di sicuro una corsa a 2 e quello rimane fino alla fine, perché fino a 2 settimane fa ero convinta al 100% che solo l'Inter potesse perderlo, perché era veramente più forte sotto tanti punti di vista. Però poi mi viene il dubbio che la Juve abbia un margine ancora inesplorato, mentre l'Inter il suo top ce l'abbia già fatto vedere. Il margine inesplorato, ad esempio, è un Ildiz che a inizio stagione non gli davi 2 lire e adesso può diventare una pedina, puoi diventare una pedina che non pensavi di avere, no? L'incognita che non pensavi di avere. Quindi ecco, la Juve la vedo con dei margini che mi fanno pensare che possa tenere in qualche modo la corsa dell'Inter. Inter che poi adesso avrà di nuovo l'asterisco dato dalla Supercoppa, poi continua il percorso in Champions League, a differenza della Juventus, e lì su questa corsa 2, su questi punti che si toglieranno forse anche a vicenda, vedremo il 4 di febbraio cosa succederà nello scontro diretto. Il Milan, sono 9 punti, sono tantissimi, però proprio per la questione degli stimoli, come può essere stimolata una squadra che ha come obiettivo arrivare al terzo posto? Io se fossi in loro, proprio per mantenere vivo qualcosa, una motivazione superiore, continuerei a provare a credere nell'errore dell'avversario. Che è quello che poi nell'anno dello scudetto è stato fondamentale, perché anche l'Inter ne aveva 7 di punti di vantaggio a un certo punto della stagione. Non siamo a una differenza abissale. Se il Milan recupera un po' di infortunati, recupera un Benaster a certi livelli, insomma qualche margine anche il Milan ce l'ha. Il discorso che facevo per la Juve può valere per il Milan, forse un po' troppo ottimistico. Allora Fede, sicuramente gliel'avranno già fatta mister Pioli. Ieri sera io non ho visto la conferenza stampa, però secondo te per l'anno prossimo Conte più Lukaku o Motta più Zirkzee? Non so cosa ha risposto mister Pioli. Conte sarebbe un bel cambio di filosofia rispetto a quella che è la storia recente del Milan. Guarda, io non lo so, così per gusto di vedere cosa succede ti direi Motta più Zirkzee. Però vediamo, sai cosa? Motta mi sembra un pochino più in linea con la strategia del Milan degli ultimi anni, ossia puntare magari su giocatori anche giovani da costruire, da plasmare, e su quello Motta è bravissimo, no? A individuare magari un ruolo che non avevano esplorato in passato e dargli una nuova fisionomia, no? Conte invece è un po' più da giocatore già formato e da far rendere al 100%. Credo che il Milan sia un po' più sulla prima linea come insomma filosofia proprio gestionale e aziendale. Però Conte come fai a dire di no? È un po' questo, Fede. La nostra riflessione qui a Radio Rossonera era che il tifoso del Milan è un po' stanco, diciamo, di certi alibi, no? Di alibi del progetto, di alibi degli infortuni, di alibi a destra e a sinistra. Conte te li toglie
E forse il tifoso del Milan ha bisogno di questa cosa qua, non so tu cosa ne pensi. È vero che Conte te li toglie, però allora bisogna investire sul mercato estivo una cifra importante, perché non so quanti giocatori, per dirti, chi fa l'auto di destra di Conte, chi fa la Kimi che aveva all'Inter Conte e che è stato determinante, no? Chi è che lo fa quest'anno? Chi è che fa il Perisic? Oddio, sì, vabbè, allora lì arrivo a dirti, Teo più Leao con Conte come coesistono, perché se lui rimane sul suo 3-5-2, Rafa seconda punta, non lo so. Se facesse un 3-4-3 come al Tottenham, Kulusevski, Son, Kane? Sì, ok, ci sta, rimane l'impostazione a 2 a centrocampo, bisognerebbe passare a 3 totalmente in difesa, allora gli investimenti vanno fatti lì con una punta un po' diversa da Giroud probabilmente, che comunque sempre sia lodato per il Mamma mia. No, poi Fede, ovviamente non ti abbiamo dato anche la terza opzione, che era Giampaolo più Suso, perché sapevamo comunque che era la tua preferita, quindi la numero 1. Signore e signori, Federica Zille da Grazie, Zone. Fede. Grazie Ciao. Fede. Ciao ragazzi, Ciao. Ciao, un abbraccio.